Cosa vi viene in mente se diciamo potenza? Probabilmente un motore a benzina, magari un bel V8. Ai tecnici Volvo no. Ai tecnici Volvo viene in mente la forza della natura. Proprio grazie alla forza della natura che è possibile accumulare energia a impatto zero, quella stessa energia che può essere utilizzata come spinta propulsiva attraverso un motore elettrico. Se dici potenza, in Volvo pensa a una powertrain che equipaggia questa XC90. Se dici potenza, in Volvo pensa a una T8. T come twin engine, 8 come se i cilindri che equipaggiano questa vettura fossero ancora 8. Sì, perché è proprio a quella cosa lì che stavano pensando i tecnici scandinavi quando hanno deciso di realizzare un propulsore ibrido plug-in per questa vettura. Nella fattispecie si tratta di un motore termico a 4 cilindri a benzina sovralimentato da 2 litri, al quale si affianca un motore elettrico che agisce esclusivamente sull'assale posteriore. Il risultato? 407 cavalli e 640 Nm di coppia massima. Quanto basta per far apparire il V8 che equipaggia la precedente generazione come se fosse figlio di un'altra era geologica. Per avere a disposizione tutta la potenza di cui questa XC90 T8 è dotata, dovremo selezionare la modalità di guida Power. La vettura chiederà al motore termico e al motore elettrico di lavorare insieme, fornendo la massima potenza. In Power, poi, con batterie completamente cariche, la XC90 T8, da nostre rilevazioni, ha consumato tra gli 8 e i 10 litri di carburante per 100 km. Un dato eccezionale se paragonato ai consumi faraonici del vecchio V8, nonostante il peso della vettura sia sui 2330 kg, circa 120 in più rispetto a quello della precedente generazione. Quanto basta per ricordare ai conducenti che non si trovano alla guida di una coupe sportiva, non abbastanza per convincere i due propulsori che non c'è bisogno di catapultare la XC90 da 0 a 100 in appena 5,6 secondi. Nel caso in cui non vogliate utilizzare la XC90 T8 come un lussuosissimo Space Shuttle, potete sempre modificarne il comportamento attraverso la selezione della modalità di guida. Selezionando la modalità di guida Pure, la XC90 T8 si comporta come una normalissima vettura elettrica. Il motore elettrico posizionato al retrotreno fornisce motricità all'auto, garantendo un'autonomia complessiva di una trentina di chilometri, a fronte dei 43 dichiarati dalla casa. Selezionando la modalità di guida Hybrid, invece, la XC90 T8 si comporta come una vettura ibrida. Sostanzialmente sarà il computer di bordo a decidere se muovere l'auto per il tramite del solo motore elettrico, del solo motore termico o di entrambi, il tutto con consumi compresi tra i 5 e i 6 litri di carburante ogni 100 km. Ah, dimenticavo, l'intervento di entrambi i propulsori può essere deciso anche attraverso due ulteriori modalità di guida. Scegliendo all-wheel drive e off-road, la vettura si comporterà come una vera e propria auto dotata di trazione integrale, nonostante l'assenza di un albero di trasmissione. Con la modalità off-road, poi, la vettura innalzerà il suo assetto, per renderci più facile il superamento di ostacoli o dei terreni più sconnessi. E se le batterie dell'auto fossero scariche? Beh, in questo caso la nostra XC90 si comporta esattamente come una normalissima ibrida, ovvero andando a recuperare l'energia elettrica per ricaricare le batterie in fase di frenata. Nel caso in cui le batterie fossero completamente scariche, ma il guidatore richiedesse il massimo della potenza dal motore elettrico, spetta al motore termico a 4 cilindri andare a ricaricare le batterie per fornire sempre il massimo dell'energia elettrica e della potenza e della motricità disponibili. Abbiamo poi altre due modalità, Charge e Hold, attraverso le quali è possibile gestire la carica della batteria. Nella Charge è possibile ricaricare tramite il motore termico a 4 cilindri la nostra batteria anche da fermi, mentre nella Hold è possibile mantenere un livello di carica della batteria elettrica prestabilito da utilizzare poi quando ne abbiamo voglia. Tornare a casa la sera e mettere in carica la vostra auto. Sembra essere questo lo scenario al quale dovremmo abituarci nel prossimo futuro.
Ma è davvero possibile consumare meno? Beh, anche se si tratta di un dato che davvero in pochi sembrano voler tenere a mente, sappiate che in Italia la percentuale di energia ricavata da fonti rinnovabili si aggira attorno al 30% ed è destinata ad aumentare nei prossimi anni, o almeno così si spera. Un futuro capace di coniugare automobili a prestazioni elevatissime con consumi praticamente dimezzati rispetto al recente passato. È quindi possibile? Se lo chiedete a Volvo, sembra proprio che la risposta sia sì.